Ciao a tutti, io mi chiamo Marcello e in questa serie di video vi spiegherò come stagionare un prosciutto dall'inizio alla fine. È un procedimento lungo che richiederà circa un anno di tempo e che seguiremo passo dopo passo durante tutte le fasi della stagionatura. Io ho imparato a farlo seguendo le indicazioni di mio nonno, che tutt'oggi è il mio maestro e mi supervisiona in questa operazione. Ci troviamo infatti a casa dei miei nonni e dopo andremo in cucina, qua dietro, dove inizieranno i lavori. La prima fase della stagionatura, quella che vedremo in questo video, è la salatura. Si tratta quindi di salare la superficie del prosciutto in modo che il sale asciughi i liquidi e permetta quindi al processo di stagionatura di iniziare. Il periodo è quello giusto perché ormai siamo a dicembre, fa piuttosto freddo, le temperature sono quindi ottimali per garantire al prosciutto di non deteriorarsi troppo, le fasi lunari sono dalla nostra parte e quindi possiamo procedere con la lavorazione. Specialmente in questo video avremo a che fare con carne fresca, quindi avverto in anticipo coloro che possono essere un po' più sensibili che si vedranno tracce di sangue o comunque di materiale organico. Per questa fase non sono necessarie grandi attrezzature, è sufficiente ovviamente avere un prosciutto, prendere uno straccio e avere del sale grosso, che è fondamentale per la fase di salatura di cui ci occuperemo. Ogni anno io produco 4 prosciutti per la mia famiglia e quindi acquisto 5 kg di sale grosso. Ovviamente se voi volete iniziare e prendere soltanto un prosciutto sarà sufficiente 1 chilo e mezzo di sale. Il sale vi avanzerà al termine del video che vedremo oggi, ma vi tornerà utile nelle prossime settimane. È importante, per iniziare, che abbiate a disposizione una stanza fresca, asciutta, buia e nella quale il riscaldamento è spento, perché le temperature devono essere basse. Bene, ora che abbiamo tutte le informazioni preliminari, possiamo andare in cucina e iniziare a lavorare il nostro prosciutto. Ecco qui i prosciutti di quest'anno. Come ogni anno sono 4, il peso totale è 62,2 kg e adesso procederemo alla prima fase della lavorazione di un prosciutto, che è la salatura. La prima cosa da fare, una volta che il prosciutto è stato posizionato sul tavolo, è far uscire l'eventuale sangue residuo dalle vene, che sono queste parti qui. Si opera un massaggio sulla parte alta del prosciutto e, come vedete, il sangue residuo fuoriesce dalle vene. Dopodiché si prende il prosciutto, lo si mette in questa posizione e lo si batte contro il tavolo in modo da far uscire il sangue. Dopodiché operate un movimento della coscia in questo modo qui. In questo modo il sangue viene spinto verso l'esterno e quando lo batterete uscirà con più facilità. Una volta fatto, pulite via il sangue con lo straccio e adesso si può passare alla salatura. Per prima cosa si prende un bel pugno di sale e si massaggia la schiena, in questo modo. Non preoccupatevi se del sale cade. L'importante è che frizionate molto con la vostra mano sulla schiena. Dopodiché girate il prosciutto e con il prosciutto in questa posizione applicate, sempre massaggiando, il sale sulla parte viva. Una parte a cui dovete prestare particolare attenzione è questa, quella attorno all'osso, perché come vedete è quella che presenta la carne più molle e quindi è più probabile che insetti o comunque parassiti facciano le loro uova. In questo caso cosa si fa? E ricordatevelo perché sarà un tema ricorrente per tutto il processo di stagionatura. Prendete del sale e infilatelo proprio senza massaggiare, proprio infilatelo in questa parte in modo da prevenire la formazione di parassiti e assicurare al vostro prosciutto una salatura ottimale.
Una volta che tutto il prosciutto sarà ricoperto dal sale, il lavoro sostanzialmente è finito e potete procedere a posizionarlo sul vostro piano inclinato. Una volta che avete salato il prosciutto, dovete provvedere a posizionarlo su un piano inclinato, sul quale dovrà stare per circa un mese, in modo che il sale faccia effetto e appunto asciughi i liquidi del vostro prosciutto. Adesso vediamo come preparare questo piano inclinato e come posizionare il vostro prosciutto. Questo è il mio piano inclinato, è composto banalmente da 2 sedie che sono qua sotto, voi non le vedete ma fanno da base, e questa asse di legno sulla quale ho posizionato una tovaglia di cera in modo che il prosciutto non si attacchi. Queste 2 assi che ho posizionato qui servono per tenere i prosciutti leggermente elevati in modo da permettere all'aria di passare sotto. Un'attività importante da svolgere prima di iniziare il lavoro è mettere del sale sulla base di tutto il piano inclinato. Questo secchio invece, posizionato sotto il piano inclinato, serve per raccogliere i liquidi prodotti dall'asciugatura. Eccoci qui, i nostri prosciutti sono su questo piano inclinato e sono pronti per passare il prossimo mese in questa posizione. Alcuni accorgimenti: cercate di non farli toccare tra di loro. Metteteli a cavallo tra le assi in modo che restino sempre leggermente sospesi da terra e con il sale che sicuramente vi sarà avanzato applicatene un pochino sulla parte bassa della gamba per favorire la stagionatura. Ecco fatto, abbiamo terminato la prima fase della lavorazione di un prosciutto. Abbiamo visto come salare correttamente un prosciutto e come posizionarlo su un piano inclinato. Adesso non ci resta che lasciarlo lì a riposare per circa un mese in modo che il sale possa agire e asciugare i liquidi del nostro prosciutto. Nelle prossime settimane ogni tanto fate visita al vostro prosciutto, assicuratevi che il processo di asciugatura stia proseguendo correttamente e se vedete che sulla parte cruda del vostro prosciutto manca del sale potete aggiungerne un po'. Mi raccomando, non esagerate, altrimenti il vostro prosciutto risulterà troppo salato. Verso la metà di gennaio ci vedremo per il secondo appuntamento della nostra serie. Ci occuperemo di speziare i prosciutti e li appenderemo al soffitto, dove proseguiranno la loro stagionatura per i mesi successivi. Grazie per avermi seguito e a presto, buone vacanze!